Addio al decreto crescita, un danno potenzialmente molto grande per il calcio italiano tutto e ovviamente anche per la nostra Inter. Questa è la notizia lanciata in primis dalla Gazzetta dello Sport e poi riportata un po' da tutti i siti e i quotidiani sportivi online in queste ore, una notizia che ha scatenato un vero e proprio terremoto nel mondo del calcio, non che non ce ne fossero già altri, ma questo in particolare è un aspetto molto importante da non sottovalutare. Attenzione però perché potrebbe non essere del tutto così. Intanto la disposizione del governo dopo l'ultimo Consiglio dei Ministri è decisamente poco chiara e quindi bisogna ancora interpretarla bene e attenzione a questo primo passaggio. Seconda cosa, da ambienti calcistici, diciamo, posso dirvi che, stanno arrivando delle notizie un po' contrastanti. Sta di fatto però che qualcosa sul decreto crescita da parte del governo italiano si sta muovendo e se dovessero essere confermate queste prime notizie che sono emerse, ecco, sarebbe un bel problema per il calcio italiano. Adesso ne parliamo, facciamo un po' di ordine. Ben ritrovati amiche ed amici passioni interisti, innanzitutto in questo nuovo episodio di oggi. Vi invito a lasciare un mi piace e iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto, clic sul tasto iscriviti così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti quotidiani. Per comodità e per rendere una materia piuttosto intricata, il più comprensibile a tutti quanti, diciamo che andrò necessariamente a fare delle semplificazioni sui vari argomenti. Per cui, prima cosa, che cos'è il decreto crescita innanzitutto? Molto semplicemente è una norma che permette di avere quindi un importante sconto sulle tasse per i lavoratori, nel nostro caso i calciatori per fare un esempio, gli allenatori professionisti dello sport che arrivano dall'estero e che appunto dall'estero vengono a risiedere in Italia, lavorare in Italia, pagano le tasse qui per almeno 2 anni. Questo il punto di partenza che, ripeto, ho molto semplificato. Grazie a questo vantaggio, quindi, tante società italiane, tra cui ovviamente l'Inter, hanno potuto in questi anni pagare degli ingaggi netti più alti ai giocatori, acquistandoli dall'estero e poi andare a risparmiare in maniera molto forte sulle tasse. Per esempio, ehm l'Inter dà 6 milioni di euro netti a Lautaro Martinez che al lordo costano 12 milioni di euro circa, qualcosina in meno se ci mettiamo dentro tutte le tasse. L'Inter si è potuta permettere di andare a prendere Thuram e di dare la stessa cifra netta, circa 6 milioni di euro, anche a Thuram che arriva dall'estero, ma, pagando molto meno di tasse, per farvi capire bene e per farvi capire la differenza, visto che Thuram appunto potrà beneficiare del decreto crescita. Ora però che cosa succede? Stando a questa notizia dalla Gazzetta dello Sport, quindi da questi sgravi fiscali saranno esclusi tutti gli sportivi, per cui secondo questa notizia l'Inter e le società italiane andranno a perdere i vantaggi fiscali anche su tutti gli acquisti che sono stati fatti durante l'ultima sessione estiva di mercato, cioè tutti i giocatori che da luglio in poi sono arrivati all'Inter dall'estero. Se così fosse, davvero, se dovesse essere tutto confermato, l'Inter andrebbe quindi a perdere i vantaggi fiscali sui nuovi arrivati, ovvero Thuram, Pavard, Bissek e Sommer principalmente. Ci sarebbe anche Klassen che però ha un contratto di un solo anno, quindi comunque non ci sarebbero i 2 anni per far scattare il decreto crescita, per cui Klassen, l'ingaggio è già al lordo senza decreto crescita e non lo consideriamo. Abbiamo fatto dei calcoli molto a spanne, i dati non sono ancora ufficiali, per cui non possiamo averli ancora tutti sotto mano in maniera ufficiale, ma stando ai dati che abbiamo a disposizione, considerando che i vantaggi del decreto crescita su questi calciatori l'Inter li avrebbe sfruttati solo da gennaio in poi per 6 mesi per quanto riguarda questa stagione, se appunto dovesse sparire così il decreto crescita, a spanne l'Inter avrebbe per quest'anno maggiori costi per circa 5,5 milioni di euro, qualcosa del genere, secondo i calcoli che abbiamo fatto. Thuram, per esempio, passerebbe a costarti quasi 12 milioni di euro, appunto come Lautaro Martinez al lordo. Questo provocherebbe quindi 2 grossi problemi principalmente. Il primo, un aumento dei costi, ovviamente, come dicevo, soprattutto che non era stato preventivato e quindi delle difficoltà nell'immediato, ma anche delle difficoltà magari a mantenere determinati ingaggi in rosa per il prossimo futuro. Secondo motivo, secondo punto, è anche la difficoltà poi ad andare a competere sul mercato estero, perché se adesso potevi pagare meno tasse e offrivi più soldi netti al calciatore, riuscivi a portare a casa dei calciatori che magari altrimenti sarebbero andati all'estero o a guadagnare di più in altre squadre. E quindi anche qui l'Italia rischia di diventare ancora meno attraente per giocatori importanti. Attenzione però perché, come detto,
Sulla notizia, della Gazzetta dello Sport ho messo diversi condizionali, diversi se e bisogna prestare attenzione. Andiamo a leggere quindi sul sito del governo che cosa c'è scritto. Allora, ai lavoratori dipendenti o autonomi che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia sarà riconosciuto dal 2024 un nuovo regime agevolato per un massimo di 5 anni. Potranno beneficiare di una riduzione della tassazione del 50% entro un limite di reddito agevolabile pari a 600.000 euro i lavoratori in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione che non risultano essere già stati residenti nel nostro paese nei 3 periodi di imposta precedenti al conseguimento della residenza. I lavoratori impatriati dovranno restituire le agevolazioni pagando gli interessi se non mantengono la residenza fiscale nei 5 anni successivi. Vabbè, questo adesso ci interessa meno perché già ci interessa sopra che chi trasferisce residenza fiscale dal 2024 in Italia e avrà un reddito, quindi agevolabile pari, sopra i 600.000 €, se ce l'avrà sopra i 600.000 € non potrà più beneficiare del decreto crescita e i giocatori dell'Inter hanno un ingaggio sopra i 600.000 €, quindi non potranno più, beneficiarne. Attenzione però all'ultima frase che sta facendo molto discutere, da quello che ho visto in giro, perché, sul sito del governo c'è scritto infine: "Invariate le disposizioni per i ricercatori, professori universitari e lavoratori dello sport già previste". Quindi invariate le disposizioni per i lavoratori dello sport già previste. Qualcuno ha interpretato questa frase come un modo per dire che i lavoratori dello sport mantengono quindi le disposizioni invariate, mantengono i benefici del decreto crescita e continueranno ad averlo. In realtà però posso dirvi che ho avuto modo di parlarne indirettamente, diciamo, con una persona molto informata, una persona molto coinvolta anche in questa questione e da come ha risposto questa persona mi ha fatto capire che non è così, non mantengono i vantaggi del decreto crescita. Allo stato attuale delle cose, il decreto crescita verrebbe tolto anche ai calciatori, salvo a quelli che hanno già maturato i requisiti per beneficiarne e potrebbero poi mantenerlo per tutto il 2024. Quindi allo stato attuale delle cose chi ha maturato i requisiti per il decreto crescita lo manterrebbe per tutto il 2024 e poi andare avanti quindi con questo vantaggio, con questo sconto. Ma c'è un altro ma. Questa è una proposta che fa il governo, mettiamola così, non è ancora niente di definitivo. Questo ci arriva e questo ci è stato detto. Ci saranno ovviamente degli emendamenti, delle discussioni varie e poi le varie votazioni, quindi 1 la legge può ancora cambiare ed essere anche modificata in maniera più o meno sostanziale. 2 potrebbero, per esempio, un'ipotesi che sta circolando già in queste ore, essere inserite anche delle deroghe magari per i contratti che sono stati già firmati, quindi far subentrare questa novità del blocco al decreto crescita, per chi arriva in Italia a partire dal 1° gennaio 2024. Per cui questa è la situazione attuale. Tenete bene a mente questi ultimi 2 punti che vi ho detto. Penso di avervi spiegato quindi tutto lo scenario in maniera chiara, ribadendo che non è ancora definitivo, ma appunto qualche profonda novità sul decreto crescita bolle in pentola e se non nell'immediato, ma nel prossimo futuro rischia di essere, come dicevo, un altro colpo che toglie competitività al calcio italiano. Detto che ovviamente il calcio italiano non può pensare di rimanere competitivo sfruttando soltanto gli sgravi fiscali, ma questo è un discorso più ampio. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se sono stato chiaro, se vi ho dato tutte le informazioni. Prima di salutarvi vi invito ad abbonarvi al nostro canale, se non l'avete ancora fatto, sostenete il nostro progetto, il nostro lavoro con gli abbonamenti in vista anche della grande novità che arriverà dal 1° novembre prossimo, un vantaggio esclusivo in aggiunta per i nostri abbonati che avranno la possibilità di recuperare in esclusiva tutte le nostre dirette tutti i giorni, quindi mi raccomando abbonatevi ora, sostenete il nostro progetto. Vi lascio in descrizione un approfondimento da non perdere per chi ci segue in podcast, trovate il link qui sotto, per chi ci segue da YouTube invece vi basta cliccare qui.